Stimatissimi Vapers, ma soprattutto appassionati, oggi sono qui a proporvi una box. Dal mio punto di vista non rientra nelle mie grazie. Uno scorcio a questo modello, questa tipologia di box era se non altro dovuto per avere un più ampio margine di vedute su quello che possiamo trovare attualmente in commercio. La box in questione è fatta da dei signori in realtà, perché stiamo parlando dei mass mod americani, della Repubblica della California per essere coerenti. Ma questa versione viene prodotta e distribuita dalla Auge Vape. Il modello si chiama S2 Squonk Mod. Questo è il suo lato frontale e questo è il suo lato inferiore, con le classiche diciture che conosciamo tutti. Dei grandi modder californiani che hanno avuto un'idea favolosa di portare un loro prodotto utilizzando una azienda cinese come l'Auge Vape per far sì che questa box, questa bottom feeder, sia più abbordabile, di avere sì un prodotto costruito con l'ingegno americano, ma alla portata di tutti. Apriamo la confezione. Questo è quello che troviamo al suo interno. Un piccolo cartonato direttamente prodotto, vedete anche l'email indica la augevape.com, che è un certificato di garanzia. Non ci sono altre particolari istruzioni all'interno di questa scatola. Una boccetta in silicone alimentare con la sezione superiore in acciaio con una capacità dai 8 agli 8,5 ml. La prova dello squonk sulla boccetta originale, indubbiamente non servono ulteriori commenti. Particolarità, vedete quanto è scavato il suo interno. Questo devo dire molto intelligente da un certo punto di vista, forse proprio ad evitare il discorso del sgocciolamento eventuale, quindi per proteggere il circuito che si trova sottostante. Se c'è qualche fuoriuscita di liquido o di condensa, in linea teorica dovrebbe andare in questo bacino. E questa è la S2 Squonk Mod. I mass mod, grazie alla collaborazione di Auge Vape, che ha voluto firmare la S2 con il loro logo, ha prodotto una versione economica di quella che in realtà sarebbe la CS1 dei mass mod. La CS1 mass mod è fatta direttamente in America, non passa per i canali cinesi, ha un prezzo di circa $200, ma la potete trovare anche intorno ai $170. La CS1, vi faccio vedere anche la foto affinché abbiate modo di capire le piccole differenze che possono sembrare solo di natura estetica, ma in realtà il modello diciamo non low cost tra i $200 e i $170 ha un tasto capacitivo, attiva utilizzando le nostre proprietà elettriche, quelle che abbiamo all'interno del nostro corpo umano. La versione della CS1 usa dei fili in silicio per resistere alle alte temperature, parliamo di oltre 200 gradi. Questa invece è la S2 Squonk Mod, una versione economica. Cosa differenzia? Uno mi dice, vabbè Moreno, ma quanto costa questa S2? Beh, in realtà se la andiamo a prendere all'estero la troviamo a un prezzo inferiore dei $30 e non sto parlando di siti cinesi, mentre in Italia, facendo alcune ricerche, sono riuscito a trovarla sotto i €40.
Viene catalogata in Italia come una box entry level. Questa box lavora in modalità semimeccanica. Il MOSFET contenuto al suo interno non ha alcuna limitazione di potenza. La limitazione di questo circuito è dovuta solo alla tipologia di batteria che avete inserito dentro. Prima di utilizzare queste tipologie di box, ricordo, le leggi di Ohm rimangono un fondamento. Ha una tazza con un pin placcato d'oro, è autoregolante. Il tasto in questo caso non è capacitivo, ha una buona funzione, una buona sensibilità. Se la guardiamo così potrebbe veramente sembrare una CS1. Il circuito MOSFET al suo interno, come limitazioni nelle caratteristiche anche per quanto riguarda la CS1, quindi sono identici i valori minimi richiesti, di 0.2. Sotto questo valore la MassMod, la Auge Vape non vi forniscono alcuna garanzia. I fili utilizzati in questa tipologia di box non sono gli stessi in silicio. Fate attenzione a non esagerare con i sub-ohm. Come nella precedente box che abbiamo visto la scorsa settimana, ha due sportellini estraibili. Corpo in materiale plastico, non mi è dato sapere che tipologia di plastica nonostante le mie ricerche, mentre gli sportellini sono in alluminio anodizzato. Andiamo ad aprirla. Primo sportellino. E secondo sportellino che lo estraggo spingendo la sezione della boccetta BF. Ancora una volta una box naked, quindi messa a nudo, e guardiamo un po' le sue caratteristiche. Cosa particolare che sovviene subito agli occhi, il fatto che il positivo sia rivolto verso l'alto. Questo sta ad indicare, guardando anche la lamella, vedete in testa all'interno della nostra box, che questo circuito utilizzerà il positivo sulla tazza, mentre il negativo si troverà sul nostro pin. Non cambia in realtà molto, avendo un corpo in plastica isolante è abbastanza relativo tutto questo. Pin placcato d'oro e anche le lamelle di contatto sia del nostro positivo che del nostro negativo sono placcate d'oro. Guardiamo la parte opposta, dove troviamo il collegamento. Come vedete il filo bianco parte direttamente dal circuitino MOSFET sulla base, va direttamente sulla piattina, collegato tramite questa lama alla sezione della tazza a vite, mentre il nostro negativo, indicato come filo nero, va nel collegamento dei due notolini in ottone. Poi abbiamo ulteriori due fili che sono collegati al tasto, che vanno nella sezione inferiore, vedete qui sotto, dove viene attivato o disattivato il circuito. Parliamo dei pro e contro, che il circuito, il nostro MOSFET che si trova nella base, completamente scoperta. Ok, parte della componentistica si trova nella parte nascosta, quindi rivolta verso l'interno del nostro corpo plastico, ma avere un circuito che si trova proprio con la boccetta appoggiata sopra non lo considero veramente molto intelligente. In effetti, se potete vedere nel contatto dei due fili blu che arrivano sopra nel nostro tasto ci sono già alcuni piccoli segni di ossidazione. Naturalmente questa box è usata, questo mi dà modo di farvi vedere le caratteristiche anche dopo l'usura. Certo, ponendo molta attenzione si può ovviare, si ovvia tutto, ma ahimè non siamo tutti così. Il sistema è chiaro, si vede ad occhio del nostro sportellino anteriore, quello con il foro dello squonk, non ha alcun magnete di appoggio sul corpo, verrà fissato esclusivamente appoggiandosi alla nostra 18650, mentre l'altro sportellino ha due magneti di fissaggio, corpo in plastica, sportellini in alluminio anodizzato. Questo per cercare, almeno in parte, di riprodurre più fedelmente le parti della CS1. Non sono uguali.
se avessi dovuto farlo in alluminio, con questa sezione, non con questa, che indubbiamente aumenterebbe, si sente, per quanto l'alluminio sia leggero, il peso è notevole. Una volta chiusa la box, grazie a queste due sezioni in alluminio anodizzato, si sente veramente la differenza. Questo è il problema che mi è stato segnalato. Il diametro della nostra tazza è di 22 mm. Il corpo ha una profondità di 26 mm.8, 48 mm.5 e la sua larghezza, escludendo il tasto, per una lunghezza o altezza complessiva pari a 80 mm. A questo punto non ci rimane altro che poterla provare e testare. Positivo rivolto verso l'alto, ci sta, si appoggia bene, è una fused con un valore resistivo di 0,4 ohm. Vediamo come si comporta. Si sente il piccolo ritardo di attivazione almeno al primo colpo, ma devo dire che la porta veramente al massimo come risposta. Il test dell'inversione della polarità, vedete, va in auto fire. Facciamo sempre attenzione da che parte rivolgiamo la nostra polarità. Il circuito non ha alcuna protezione. Il tasto è leggermente sporgente rispetto alla sagoma del nostro case, però devo dire che la corsa, se non altro, è sufficientemente lunga da far sì che un'attivazione accidentale non risulti proprio facile, ma può succedere. Ho inserito l'atomizzatore per poter testare e naturalmente i miei test, come sapete, sono un po' da malati o da appassionati. Per fare una doppia verifica ho messo anche un anello estetico per arrivare ai 24 mm, perché mi piace sempre riuscire a capire quanto eventualmente sporgerebbe il limite massimo consentito, utilizzando un anello estetico. In realtà mi permette di avere una doppia verifica. Uno per quanto riguarda la dimensionalità assoluta, cioè il mio massimo margine di grandezza dell'atomizzatore che potrei installare su questa box, e secondo, ma non di importanza, verificare come si comporta il pin autoregolante, perché l'inserimento di un anello estetico o anello salvagoccia cambia l'altezza del contatto del pin. Se funziona con questa modalità, vuol dire che il pin all'interno della tazza ha una buonissima escursione e potremo utilizzare ogni tipo di atomizzatore. Sto effettuando lo squonk per vedere come si comporta e anche in questo caso sto ben lontano da tenere il portellino con la scritta Mass Mod per vedere se effettivamente anch'io inciampo nelle problematiche segnalate, ma devo dire che per quanto squonqui, infatti sono a rischio perché vedete arrivo proprio all'asola, lo sportellino non si muove neanche di 1 millimetro. Con l'anello estetico l'atomizzatore non tocca. Tolto l'anello estetico, riproviamo. Viene a mancare veramente quel piccolo spessore che è un'altezza di circa mezzo millimetro per permettermi di utilizzare anche i famosi anelli estetici. La risposta, devo dire, veramente niente male. Io il ritardo non lo vedo così evidente. Soffermiamoci quindi anche al lato estetico, una volta aver inserito anche la mia campana sull'atomizzatore, per vedere che figura fa la nostra S2
Trovate su alcuni siti scritti entry level, vi prego. È solo economy, non è entry level. L'utilizzo di una box come questa, semimeccanica, richiede un briciolo di conoscenza delle leggi di Ohm. Non fatevi del male. Andiamo a testarla. Di vapore ne fa, è incredibile, veramente di vapore ne fa. Il mio amico che me l'ha prestata mi ha detto: guarda Moreno, rimarrai felicemente sorpreso, nonostante il basso costo di questa box, le sue caratteristiche. E devo dire che mi ha sorpreso. Bella dal lato pratico, nel senso funziona molto bene, costa veramente poco. Ricordo, la troviamo in Italia, per chi ha il desiderio di averla subito, sotto i 40 euro. Questa era ed è la S2 Squonk Mod, disegnata direttamente in California dai Mass Mod, e per far sì che sia un oggetto raggiungibile da tutti, concessa in produzione e distribuzione a Lounge Vape, ma sempre firmata Mass Mod. Quindi avete quasi una box high-end a un costo effettivamente basso. I pro e i contro ve li ho detti. È stato un piacere condividere la mia passione con tutti voi. Mass Mod S2 Squonk Mod, ma low cost grazie a Lounge Vape. I miei complimenti, signori.